Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo canale. Con il video di oggi voglio mostrarvi come recuperare la maggior parte della prestazione che i vostri processori Intel di 13ª e 14ª generazione sono in grado di sprigionare, per tornare a valorizzare queste CPU per tutto quello che sono in grado di fare. Al riguardo, nei mesi passati ne abbiamo sentite tante sul problema dell'instabilità, del degrado e quant'altro. Un problema che, come ha riferito alcune agenzie internazionali, ha interessato il 2-4% delle CPU Intel e che hanno fatto scattare tutta una serie di correttivi da parte dell'azienda che non sempre sono stati chiari e puntuali nell'identificare la soluzione. Comunque, la successiva reazione a mio avviso è stata adeguata all'immenso clamore suscitato e Intel ha esteso la garanzia dei processori di altri 2 anni che, in alcuni paesi, raggiunge un massimo di 5 anni complessivi. Pertanto, dopo questa breve e doverosa premessa, vi esporrò la mia strategia di ottimizzazione del sistema, rimanendo nei limiti stabiliti da Intel, ma ottenendo allo stesso tempo prestazioni di assoluto riguardo. Se il video vi piace, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like e cliccare la campanellina per le successive notifiche. Ora, la prima cosa da notare è l'aggiornamento del microcodice alla versione 0/129, versione con la quale Intel ha comunicato di aver corretto un bug che causava una richiesta VID superiore a quanto effettivamente necessario al processore per lavorare a specifiche frequenze. Un altro aspetto di rilievo è l'impostazione del limite di tensione del regolatore di tensione al valore statico di 1,5 volt per imporre al processore stesso di autoregolarsi con possibili sovratensioni. Nello specifico, questi settaggi sono dei meccanismi di protezione che definisco personalmente per avere un controllo diretto sulle richieste di tensione che si uniformano alla curva tensione-frequenza del processore e che non devono in alcun modo eccedere il mio progetto di personalizzazione. Progetto che fonda su 2 caposaldi: 1. Bassi voltaggi di esercizio e 2. Riduzione del calore. Il tutto per scongiurare l'ossidazione e il degrado del processore. Un ulteriore aspetto che voglio portare all'attenzione è la procedura di underclock esercitata sui P-core del processore che, nel caso di specie, li ho impostati a 5.6 GHz e il limite di potenza PL2 statico, impostato sul valore di 280 W. Detto ciò, guardiamo insieme alcuni benchmark sintetici. In Cinebench 2024, con la mia configurazione attuale, siamo in grado di raggiungere un punteggio CPU multicore di 2370 e in single core 132. In Cinebench R23 ho ottenuto un impressionante punteggio di 40.938, tenendo conto che ho diminuito i clock sui core preferiti di ben 400 MHz. Su PyPrime 2.0 ho ottenuto un tempo di computazione pari a 7.279 secondi. In questo caso è doveroso soggiungere che ho tirato al massimo i tempi delle mie Dominator Titanium con una frequenza di 7600 megatransfer al secondo e CL34 con VDD impostato a 1.65 volt. Vi anticipo che il tutto è stato possibile poiché utilizzo una scheda Asus ROG Maximus Z790 Apex Anchor. Con tutte le restanti schede di fascia alta difficilmente avrete la possibilità di spingervi fino a questo punto.
Detto ciò, entriamo nel BIOS per vedere i vari settaggi.